Cari amici di Crazy Motor Life, benvenuti ad un nuovo appuntamento. Oggi un altro ospite straordinario che ha accettato l'invito di Crazy Motor Life. Lui è molto veloce in moto, è un creator tra i migliori che abbiamo sul panorama nazionale e oggi è qui per voi per raccontarsi e per rispondere alle nostre domande. Ciao Nicolò! Ero io, penso Sì, perché eri già proprio tu. dalla presentazione va veloce in modo, ho detto magari non sono io. Poi c'è un altro ospite così a sorpresa. Ciao ragazzi comunque, ciao Giacomo. Benvenuto a Crazy Motor Life. Grazie mille per l'invito. Grazie a te per aver accettato l'invito su due piedi, perché noi in realtà ci siamo incontrati Sì, a Imola per la World Superbike, mentre ero in sala stampa che stavo scrivendo i vari articoli, esatto. mi è passato di fianco il così famoso Freccia Verde e quindi immediatamente ti ho bloccato, ti ho stoppato e ho detto Freccia, dobbiamo Subito. fare un'intervista. E lui dopo 3 secondi ha detto sì, ok, facciamola. Io non ho capito bene la domanda, ho risposto sì perché volevo andare a finire di vedere la gara con l'aria condizionata, però comunque vabbè, mi sono trovato così, dai, Diciamo che allora il fattore 23 ha funzionato. Assolutamente. No, a parte gli Quindi scherzi, Giacomo, sono stato veramente contento di conoscerti di persona. Già avevo spizzicato qualcosa sui social, insomma, con il tuo progetto e avere la possibilità, insomma, di fare due chiacchiere con te quest'oggi fa solo che piacere, uscendo un attimo dal meme, tornando un attimo serio. grazie a te e se ora voi volete conoscere qualche segreto nascosto di Niccolò, non dovete far altro che seguirci, tutto questo però dopo la sigla. Chi è Niccolò e chi è Freccia Verde? Allora, la risposta facile sarebbe uno sono io, l'altro è il personaggio. La risposta non è così scontata e devo dire che lo faccio un po' come vanto personale, non ho questa dualità. Personaggio è completamente la persona, quindi Niccolò è Freccia Verde, Freccia Verde è Niccolò. Sono un motociclista romano, alla veneranda età di 29 anni, vado da un po' di anni in moto. Mi ritengo una persona molto fortunata perché come ci dicevamo poco fa a camere ancora spente sono riuscito a trasformare la mia passione, quella delle due ruote, in un lavoro, tra virgolette, perché in Italia è ancora un pochino, no? Un tabù definire un content creator barra youtuber, influencer, insomma chiamatemi come volete, un lavoratore. Eppure lo Stato le tasse me le fa pagare e quindi dovremmo entrare in quella cena. Tu non nasci content creator. Prima di tutto ciò, cosa faceva Freccia Verde? Ero un tecnico informatico. La mia prima passione è stata proprio quella dell'informatica. Passione che mi ha portato a raggiungere diversi traguardi a livello di certificazioni, eccetera. Percorso scolastico fino ad arrivare all'università, perché poi lì ho dovuto interrompere per problemi familiari. Però diciamo che mi sono sempre orientato nel campo informatico, dall'hardware fino ad arrivare ai software, alla progettazione di siti web, di applicazioni iOS e Android. Il mio mondo girava tutto quanto intorno all'informatica. Mi definivano nerd prima, passavo molto tempo davanti al computer dentro casa e poi diciamo che le due ruote hanno un po' acceso in me quella voglia di libertà, di passione, di girare, e riguardandomi al passato non avrei mai detto che quel Niccolò si sarebbe tramutato in questo qui. Quindi nella tua vita ti sei trovato davanti a un bivio, dover Esatto. scegliere la vita tradizionale o quella del creator. Cosa ti ha spinto nella direzione che oggi noi tutti conosciamo? Un po' il carattere, un po' arrivato a 22-23 anni circa, quando ho cominciato a fare video su YouTube. Era diversi anni che facevo il tecnico informatico per un'azienda privata qui a Roma. Mi sono trovato a questo bivio, come hai giustamente detto tu, dove da una parte continuava la vita normale, serena, e io come secondo lavoro barra passione, hobby, portavo contenuti sul mio canale. Dall'altra parte, l'altra strada non era proprio una strada, era un burrone, un precipizio, una scogliera dalla quale doversi gettare per un futuro per nulla certo, no? E io mi sono trovato davanti a questo bivio quando, dopo diversi anni appunto di tecnico informatico, questo hobby stava andando a prevalicare il lavoro full time a tempo indeterminato che io avevo. Quindi io una mia stabilità sia lavorativa sia economica, no? Indipendenza, l'avevo già raggiunta, nonostante appunto l'età giovanile, che non è per niente scontato, già come ben sai, il trovare lavoro, no, fisso ai giorni d'oggi, e rendendomi conto che non potevo mantenere ancora a lungo
quel tipo di ritmo, cioè quindi lavorare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19, poi il sabato e domenica dovermi trovare a lavorare per YouTube. Non si definiva ancora lavoro perché chiaramente non è che tirassi fuori chissà che somme, e anzi i primi 2 anni di YouTube per me sono stati un investimento, perché si mettono soldi, si compra attrezzatura, si compra il computer, la camera, la GoPro, quello, quell'altro, e semplicemente si fa per passione. Quindi lavoravo 7 su 7, più o meno una cosa come 50-60 ore a settimana, con una vita privata anche da dover mandare avanti. Avevo 22 anni, dopo un anno di questo stress mentale, prima di arrivare a un mio burnout personale, ho detto ok, dobbiamo prendere una decisione. E quindi arrivati poi a dicembre 2018 o 19, non ricordo adesso benissimo, quindi da gennaio è ufficialmente partita la mia carriera a tempo pieno su YouTube come content creator, e mi sono però dato un obiettivo. Da qui a un anno devo essere altrettanto indipendentemente economico e deve essere un lavoro a tempo pieno, quindi non è che devo stare a casa a grattarmi le cosiddette. Fortunatamente vuoi il periodo dove ancora questa cosa dei motovlogger non era esplosa, eravamo in pochi, vuoi forse anche il modo, no? La parlantina romana, il carattere, vuoi anche le amicizie anche con Lorenzo al tempo, che sicuramente hanno dato un forte boost all'inizio del canale. Sono riuscito a rispettare e a raggiungere l'obiettivo, addirittura superandolo, e quindi da lì poi ho aperto dopo qualche mese, dopo 5 mesi partita IVA, e da lì insomma sono diventato a tutti gli effetti un content creator. Per tutto questo c'è un motore dentro che batte forte. Quando nasce la passione per il motorsport? Allora, potrei raccontarti una storia bellissima dove mio nonno mi ha tramandato, non sarebbe vera, non mi appartiene. Realmente io non nasco come motociclista. Le moto, come anche le macchine, da piccolo fino al raggiungimento dei 16-17 anni, proprio non mi toccavano proprio. Fino al momento dove comunque raggiungi un po' l'adolescenza, devi cominciare a uscire, sai, la ragazza, gli amici, la scuola, dopo scuola, e quindi nasce la voglia in me di avere questa indipendenza tramite un mezzo. Quindi chiedo ai miei genitori appunto una macchinetta. Mio padre e mia madre mi hanno impedito di comprare questa macchinetta, anche perché al tempo non lavoravo e quindi non avevo possibilità di spendere 5-6 mila euro per queste dannate macchinette, e mi hanno detto piuttosto ti facciamo un motorino. E quindi dopo un mese di motorino, io nasco su un Liberty 4 tempi 50, dopo un mese di prova in strada per mettermi in strada, per vedere come mi comportavo, quanti incidenti facessi e quante ossa mi potessi rompere, insomma, in un breve lasso di tempo, passai il test della mia famiglia, e da lì ricevetti per il mio compleanno, per i miei 18 anni, la mia prima moto, quindi comprata dai miei genitori, 4.100 euro, ancora ricordo il prezzo, una bellissima Yamaha YZF R125, colorazione nera e oro. Dopo 2 settimane lo distruggo subito, Giacomo, distruggo lo R125 facendo la prima, si può dire, sega scuola a Roma, diciamo così. Non ho mai saltato scuola. Quella volta ho detto vabbè, ma sì, facciamo sega scuola, non dico niente miei, torno a casa, vado sulla moto e esco con gli amici. Niente, Gesù da lì su mi ha subito così randellato, fondamentalmente sono caduto, ho rigato tutte quante le carene, ho fatto un po' di danni, ce l'ho presa al tempo da mio padre, giustamente, qualche De Fonseca lanciata sulla schiena da mia madre. Da lì capì che magari era meglio sempre dire ai miei genitori che non volevo andare a scuola e stare tranquillo, e imparare che sul bagnato la gomma nuova ha la cera e quindi il grip è molto molto meno. Mi nasce proprio la passione del motociclista, la passione per le 2 ruote, quando dopo circa un anno di utilizzo di questa R125 purtroppo una macchina mi è andata a tagliare a un incrocio la strada, non dandomi la precedenza a un semaforo, spaccandomi completamente la moto. Io feci un volo di 5 metri nella corsia opposta, fortunatamente non riportando gravi danni. Da lì, vedendo la moto spaccata, il fatto di non poterla più guidare, sentendomi anche privato della libertà, no, che avevo raggiunto in quell'anno di utilizzo della moto, lì capii quanto era per me importante avere la moto, avere quel mezzo che ormai sentivo un arto, no, a paragone di un braccio, di una gamba. Da lì, nonostante i miei non volessero per lo spavento comprarmi un'altra moto, cominciai a lavorare mettendomi dei soldi da parte e mi ricomprai dopo un anno a Pasqua la mia seconda moto. Da lì diciamo che è cominciata per me proprio l'era del motociclismo ed è andata avanti fino adesso. Ma non ti sei fermato al semplice motovlog, ti sei inventato dei format e hai creato anche FV Events. Se non lo conoscete potete andare sul sito di Freccia, trovate tutto. Grazie.
Grazie. Raccontaci un po' come nasce l'idea di FV Events. Allora, FV Events è l'abbreviativo di Freccia Verde Events, perché siamo sempre molto autocelebrativi qui. E, fondamentalmente è un'agenzia di mototurismo fatta da motociclisti per motociclisti. Ce ne sono tante, lo so, però mi sono trovato spesse volte dall'altra parte, no? Quindi a posto di essere organizzatore volevo essere partecipante e mi sono sempre trovato con davanti dei preventivi, delle realtà, dei viaggi veramente troppo esagerati, troppo alti, fuori dalle mie tasche. FV Events nasce per un iscritto, devo essere sincero. L'idea nasce da un iscritto e dal padre di un iscritto, Andrea e Lucio, che hanno acceso in me la voglia e la passione di rompere un po' questa barriera che si va a creare per forza di cose tra il content creator, lo youtuber e l'iscritto, andando poi a portarlo, coinvolgendolo in questi viaggi in giro per l'Europa, per il mondo. Nasce da loro perché loro avevano una struttura in Dolomiti che mi ha chiesto di organizzare durante il periodo estivo, quindi agosto, un tour andando a far iscrivere, a portare gente. Da lì, con l'esplosione di questo evento, il primo e il secondo anno, sono andato a creare effettivamente un'agenzia di viaggio, perché mi è piaciuta così tanto il coinvolgimento, lo stare con i ragazzi, quell'amicizia che si crea e che ti porti avanti sia tra i partecipanti sia tra l'organizzatore, quindi tra me e lo staff e i ragazzi, che mi ha gasato così tanto Giacomo che ho detto ok, lo facciamo, non lo fa nessuno perché lo faccio io. Ho cominciato a costruire il mio percorso come tour operator, tra virgolette, mettendo sul sito internet, grazie alla mia formazione come tecnico informatico, grazie comunque al mio potenziale, no, del canale YouTube e dei miei social. Sono riuscito a mettermi in contatto con nuove strutture, su nuove location, quindi al momento attuale organizziamo tour in Sardegna, in Cinque Terre, in Dolomiti, come anche fuori dall'Italia a Nürburgring, ma anche viaggi più grandi impegnativi come Capo Nord, quindi abbiamo un po' tutti quanti i livelli del caso, e da lì è partita questa cosa che anno dopo anno mi fa scoprire nuove persone, mi porta alla conoscenza di nuove realtà, di nuovi ragazzi, no? Che dallo schermo appunto riescono poi a vivere con me quei 5-7 giorni in giro per l'Italia e non. Ne facciamo anche tour in Corsica, per esempio, una cosa che mi sono dimenticato di dirti. E la cosa più bella di tutte, Giacomo, è il fatto che io lascio sempre, perché noi abbiamo dei gruppi dove organizziamo tutto quanto il discorso viaggi, e ci sono ancora gruppi attivi del primo anno di tour, di gente che ancora si sente e si vede. Queste amicizie che sono nate, tra virgolette, per caso o per FV Events, e ancora vanno avanti. Questa cosa mi manda letteralmente in fissa, come si dice qui a Roma. La parte più bella del motociclismo, che crea queste interconnessioni tra persone magari con gusti completamente diversi, che non si sarebbero mai incontrati nella vita per problemi di lavoro o per interessi diversi, e poi invece la moto ci accomuna tutti in un'unica famiglia. Per esempio, uno dei miei migliori amici del mio gruppo veramente stretto di amici è Antonio, ex content creator anche lui, ex residente in America, un pescarese estradato proprio, si è trasferito, ha fatto 5 anni in America, a Los Angeles, e io tramite Instagram sono preso e partito, andato da lui perché lui mi ha invitato per 2 settimane lì. Da questo viaggio completamente fuori dalla mia comfort zone, perché non ho mai fatto una roba del genere, non sono mai partito da solo, non sono mai andato a casa di uno sconosciuto, perché per me era uno sconosciuto Antonio al tempo. È nata un'amicizia veramente che definirei essere fraterna, bello, veramente una delle cose più fighe, e il legame di base, come dicevi tu appunto, è il motociclista. Se non ci fossero state le 2 ruote di mezzo, io con Antonio non mi sarei mai conosciuto. Ma quanto influisce Freccia Verde nella vita personale e nei rapporti interpersonali di Niccolò? Influisce tanto, perché alla fine anche per esempio andare con la mia ragazza a mangiare al McDonald's, hai comunque un riscontro, no? Cioè magari vai al McDonald's, sono andato 2 volte al McDonald's di Modena, più quando sono andato a comprare la nuova macchina, 2 volte su 2 mi sono trovato un ragazzo di turno o addirittura il genitore che mi chiedeva una foto, mi faceva complimenti, insomma, per i mezzi, e quindi impatta comunque tanto. Uno cerca comunque
col tempo e con l'esperienza di non lasciare gli amici o comunque la persona con cui stai fuori, no? Quindi ai lati, ma bensì trovare degli spazi dedicati per loro e di coinvolgerli in questa attività, che poi alla fine vanno a mischiare sia Niccolò con Freccia Verde, perché magari per esempio durante il periodo ECMA, dove per noi creator del settore è un po' l'apice, no, dell'anno, a livello di rapporto con i ragazzi, no, dello stare insieme ai ragazzi, lì ovviamente devi essere Niccolò, devi essere Freccia Verde, al contempo con le persone, gli amici che ti stanno intorno, con la compagna, ma secondo me alla gente piace anche questo, cioè nel senso, nell'idea che mi sono fatto io, mi segue per Niccolò, magari ci sta anche una percentuale che mi segue semplicemente per i tipi di contenuti che porto o i mezzi che ho, però la maggior parte delle persone secondo me mi segue perché sono Niccolò, sono improntato in quella maniera, ho quel tipo di parlantina e ti intrattengo in quel modo, motivo per il quale anche a volte mi scontro con chi mi segue, chi magari mi critica, perché personalmente io non riesco a mettere facce, maschere sulla faccia, quindi se mi rode il culo, e ti parlo molto in romano, permettimi la La licenza poetica, vai. Esatto, grazie Giacomo. Cioè, se qualcosa mi dà fastidio, mi si legge in faccia. Non riesco a fare oh ciao, oddio che bello, fichissima questa cosa, e poi penso che sia veramente lo schifo più totale. Quindi secondo me chi mi segue per quello, chi non riesce a capire questo magari si scontra con il mio carattere, non sempre facile, però poi la gente che viene ai tour e mi conosce dal vivo 24/24, magari 7/7 per un tour tipo in Dolomiti, mi dice Niccolò guarda mi sono ricreduto, oppure Niccolò venivo al tour con delle aspettative, le hai completamente rispettate, quello che vedo su YouTube è quello che sei realmente. Leggermente meno filtrato, perché sono molto così scurrile a volte, però dal vivo su YouTube, per essere family friendly, no, ma insomma cerco anche di far trasparire queste piccole sfaccettature su YouTube quando mi è consentito. I 2 momenti più belli che hai vissuto da creator, quali sono stati? Sicuramente il primo penso è quello un po' che mi è andato a creare, no? Nel senso che sono partito, come ti dicevo all'inizio, anche grazie a Lorenzo, cosa che ho sempre detto e sempre dirò, perché proprio il suo pubblico, dopo diversi mesi di me come controparte, come migliore amico sul suo canale, mi ha chiesto di realizzare un mio di canale e portare anche il mio punto di vista, e forse quello è già stato uno dei momenti più belli, quindi il pubblico che è venuto a cercarmi e non il buttarmi su YouTube così a caso. Un altro momento bello è stato magari il primo ECMA che ho fatto con 30.000 iscritti, dove con Lorenzo ci hanno chiamato sul palco degli youtuber più importanti tipo Luca, Noisy Boy e Dennis, Sinnagagiri. Siamo stati invitati sul palco, insomma la gente ci ha riconosciuto, ci ha chiesto autografi eccetera, quindi siamo stati quello è un bel ricordo che mi porto, che conservo gelosamente. Altre cose belle, vabbè, ci possono essere le collaborazioni con le aziende come Aprilia, oppure da Michelin, da Dainese, quindi soddisfazione a livello personale e lavorativo, no? E invece il momento più brutto che hai vissuto? A livello lavorativo potrebbe essere stato tranquillamente uno degli incidenti che ho fatto. Sì, forse qualche caduta in pista, qualche cosa che mi ha buttato parecchio giù. Purtroppo, come succede molto spesso nel lavoro, l'amicizia e il lavoro si vanno un po' a scontrare, e a livello personale ti dico che forse essermi diviso a livello di amicizia da Lorenzo è una delle cose che negli ultimi anni insomma mi ha più segnato, perché comunque è una persona che tuttora per me è importante, o comunque so che se dovessi chiamarlo lui ci sarebbe, come io ci sarei per lui, però insomma ecco, questa è una cosa che mi è dispiaciuto, quindi ti dico personale e lavorativo sono questi gli esempi. Devi mettere in garage 2 sole moto. So che è una domanda tosta per chi ne ha diverse Tosta. nel garage, ma devi sceglierne 2. Allora, la prima ti faccio sempre un ragionamento molto molto logico, e anche perché ce l'ho. Al momento attuale, se dovessi mettere una moto in garage e ci dovessi fare tutto, dalla pista al turismo, ti direi S1000XR, perché è una moto veramente tanto versatile. Ha un motore di una super sportiva, ovviamente poi adattato, ha la comodità di una turismo ed è una sport touring apposta, no? Mantiene il cerchio 17 sia davanti sia dietro, quindi è una moto molto molto versatile. Se ti dovessi dire invece semplicemente sotto il punto di vista del divertimento, ti direi una Street Fighter V4. A mani basse la miglior moto che abbia mai guidato.
adoro. Se la batte con altre, ma ti dico a livello di divertimento, di motore, lasciando perdere tutto quello che ci ho messo sopra fino adesso e che poi vedrete, spoiler, in EICMA. È veramente una moto da teppista che ti porta a guidarla con una facilità devastante. Mentre se dovessi scegliere una moto del passato da mettere in garage, probabilmente ti direi RS 250, sia per la storia, no, che ha all'interno del racing, del motociclismo in generale. Ho avuto in passato un piccolo tête a tête con questa moto in pista. Un iscritto me l'ha fatta provare al Sagittario a Latina, e anche se insomma mi ci stavo per cappottare, non faccio tanti giri di parole, mi ci stavo per cappottare, ma non mi ci sono cappottato, quindi l'abbiamo ridata come me l'hanno data, quindi non proprio un primo approccio felice. Devo dire che è una moto che mi è sempre piaciuta, ha un look veramente accattivante nonostante comunque abbia diversi anni sulle spalle, e il motore è qualcosa di imbarazzante, la cosa più devastante che abbia provato. E mi ricordo che il primo approccio a questa moto lo ebbi quando avevo ancora il 125, un mio amico ce l'aveva per l'utilizzo stradale, quindi targato e tutto, Giacomo, e mi disse vai e provalo, mi raccomando non tirare né prima né seconda né terza. Io abituato solo esclusivamente ai quattro tempi, ho detto ma che cazzarola mi sta di questo Giacomo, ho detto ma prima, ho detto vabbè la prima sì, magari è un motore delicato, no? Poi il tempo non ero neanche così tanto studiato in campo motore, quindi ho detto vabbè, però la seconda e la terza, ho detto ma io una sciaccatina gliela do. All'andata feci piano, presi le misure, al ritorno stradrone dritto, ovviamente strada chiusa al pubblico, misi la seconda, tirai tutta quanta la seconda, regime di giri altissimo, mi sono dovuto aggrappare proprio ai manubri perché mi ha portato via, e da lì una roba devastante, esagerata. Sogni nel cassetto. Ad oggi ti dico, sicuramente so che YouTube prima o poi, no, per vuoi di tante cose finirà. L'idea è quella di creare veramente, mettere in piedi più di quello che sto già facendo adesso, un'agenzia di viaggio, magari anche con noleggio moto, quindi sviluppare quella parte lì perché è una parte che veramente a me piace tanto, ma anche avere magari più in là un concessionario mio, non lo so, rimanere comunque in campo moto. O se no, se questa parte non si va a realizzare, diciamo che abbiamo un piano B e C. Il piano B potrebbe essere quello di andare a gestire a mia volta dei profili di influencer, quindi a entrare tra virgolette a far parte di un'agenzia e quindi gestire, no, nuovi talent, piuttosto di diventare proprio social media manager per delle aziende. In alternativa, il sogno più grande, che è quello che aspiro un pochino di più, che però non va a togliere nulla al sogno A, è quello di diventare un giornalista o comunque una persona che lavora per una rivista di settore. Mi piacerebbe diventare un tester, un giornalista, insomma, etichettami come meglio credi. Oh, un inviato di Crazy Crazy Motor Live. Va bene, magari parliamo a chat terminato, dai. Nicolò, un'ultimissima domanda. Nei rapporti interpersonali che hai, sì? Una persona ti si avvicina più per Nicolò o per Freccia Verde? È capitato nel corso degli anni che delle persone si avvicinassero per Freccia Verde. Nel corso degli anni mi è successo insomma che qualcuno provasse a fingersi amico o comunque provasse ad avvicinarsi per Freccia Verde, però qui pecco anche un po' di presunzione. Diciamo che mamma mi ha fatto con un bel cervello, ci ha messo 9 mesi e 9 mesi sono stati belli, no, intensi per tirarmi fuori da quel pancione, e stupido non mi ha fatto. Poi, come diceva mio padre, non si può essere sempre martello e non si può essere sempre chiodino, no? Quindi non si può sempre stare da una parte o dall'altra. È capitato in passato che qualche bugiardata, diciamo così per non essere volgari, l'abbia presa, però insomma poi riportato tutto quanto sugli standard una volta capito chi dall'altra parte c'era. Però devo dire, mi ritengo abbastanza fortunato perché nella mia vita almeno l'80-90% delle persone che mi circonda e che adesso reputo la mia seconda famiglia sono persone che sono qui per Nicolò, indipendentemente dal Freccia Verde, no? Nicolò, perché una persona deve avere
anche semplicemente la curiosità di avvicinarsi al mondo delle tue ruote, secondo te? Allora, ci si avvicina a questo mondo per curiosità, per passione, forse a volte anche per voglia di libertà o di indipendenza. Non fatelo per moda. Pensate con la vostra testa, andate avanti per la vostra strada e fate quello che ritenete più giusto. Magari a volte anche sbagliando, però capite che avete sbagliato per aver provato, no? Di testa vostra piuttosto che testa di qualcun altro. Il mondo del motociclismo è bellissimo, ha tantissime sfaccettature e ognuna viene caratterizzata da diverse cose al suo interno. C'è la parte del racing, che è una nicchia nel nostro mondo, ma comunque bella presente e importante. C'è la parte del turismo, che è un altro grande contenitore di questa passione. C'è semplicemente anche il gusto estetico. Ci sono persone che conosco che hanno modo semplicemente per aprire il garage e averla lì. Hanno la facoltà di poterla prendere, ma il gusto di averla lì, una moto comunque, almeno personalmente, a me accende qualcosa dentro, no? Al netto che io possa guidarlo o che non possa guidarla. Provate, se è per voi, se pensate che questa sia la strada giusta, fatela, perché comunque vi apre diverse strade importanti, sia in termini proprio di vita, sia in termini anche di amicizia. Potreste conoscere persone che magari senza le due ruote, come è successo a me, che come vi raccontavo prima, non avrei mai conosciuto se non ci fossero state loro. Questa cosa è veramente una cosa super super bella. Nicolò, grazie a nome di tutta la redazione di Crazy Motor Life. Grazie a voi, ragazzi. Vuoi dirlo tu che cosa devono fare se gli è piaciuta l'intervista? Vabbè, sicuramente andare su FV Events e iscriversi a un mio tour, innanzitutto. No, non è vero, scherzo. Ovviamente, ragazzi, dovete iscrivervi al canale di Crazy Motor Life cliccando il tastino rosso, tasto che vi ricordo, come sempre faccio, essere veramente gratis come situazione. Cioè, cliccate, non vi arrivano addebiti, non vendete casa, non ipotecate la famiglia, una roba tranquillissima. Attivate poi la campanella, così ogni volta che Giacomo va a pubblicare qualche video vi esce la notifica sul telefono. Non sempre, perché YouTube, diciamolo, non è che funziona proprio alla grande. Lasciate un commentino qui sotto, perché Giacomo ci tiene, io anche, specialmente sotto sto video, a leggervi, non insultatemi troppo, vi prego. Lasciate poi anche un mi piace, insomma, se l'intervista vi fosse piaciuta, anche se non vi è piaciuta, comunque Giacomo se l'è montata, quindi lasciate un mi piace per Giacomo, magari non per me, e basta. E poi seguitevi, andate sulla mia pagina Instagram, Facebook, FV Events, iscrivetevi, venite in giro con me, famo roba, portiamo, no? Giro per il mondo, viaggi, figo, compratevi la moto pure, insomma, tutte cose dei fine video importantissime da dire. Nicolò, grazie ancora. Ciao ragazzi.